Sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. Era da tanti anni che desideravo organizzare una giornata in montagna particolare, provando l'esperienza dell'arrampicata su ghiaccio. Sono qui in Val Paghera, in Val Camonica, e sono con Edoardo, che è una guida alpina, giusto? Aspirante guida alpina. La guida alpina, nel mio caso aspirante guida alpina, è colui che accompagna la gente nelle varie attività che si possono fare in montagna, dallo sci all'arrampicata su cascate di ghiaccio, come in questo caso, all'arrampicata su roccia, e che è in grado di insegnare le tecniche per affrontare tutti questi terreni. In questa attività andremo ad utilizzare diversi materiali. Possiamo utilizzare le picozze, che sono di vario tipo. In questo caso sono delle picozze con un'impugnatura molto ergonomica, dei ramponi che io ho già ai piedi, che hanno una forma un po' particolare rispetto ai ramponi classici da montagna, imbrago che io ovviamente ho già su, caschetto, corde che siano ovviamente trattate per non congelare con l'acqua e il freddo, e poi andiamo ad utilizzare le viti da ghiaccio. Come andiamo a metterle? Praticamente scegliamo una porzione di ghiaccio abbastanza uniforme e andiamo ad esercitare una rotazione in contemporanea ad una pressione sulla testa della vite fino a quando non rimarrà su da sola. Successivamente andiamo a dare ancora 2 mezzi giri sulla testa. Per ultimo apriamo la nostra manovella e finiamo di inserire la nostra vite. Vedete che esce la carota, questo è un buon segno, vuol dire che la vite è sicura. Successivamente metteremo la nostra corda all'interno del rinvio. Vado a fare un'estensione spalla, gomito, polso, andando col polso a fare questo movimento che viene chiamato swing. Quando la picozza sarà in prossimità del ghiaccio dovrò andare a mollare leggermente la presa sulla picca. Cioè la senti quando è solida. Possiamo aggiungere. Faticoso di quello che pensavo. Un altro attrezzo che andiamo ad utilizzare nell'arrampicata di ghiaccio, su ghiaccio è il gancino per la Balakov. La Balakov non sono nient'altro che 2 fori che noi andremo a far combaciare per successivamente infilarci poi la corda per fare la calata in corda doppia. Un foro in maniera obliqua e poi andrò con la stessa vite a creare un altro foro andando a far combaciare i 2 buchi. E così noi possiamo calarci in doppia da questo punto. Io ho cominciato ad andare in montagna sin da piccolino come i genitori e da lì è nato questo amore incondizionato per quella che è la montagna in tutti i suoi aspetti.
cosa che più mi spinge ad andare in montagna e a fare la guida è il superamento dei propri limiti, come guida anche il poter aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi e i propri sogni. Sicuramente è stato emozionante, sono rimasto anche stupito vedere Edoardo che si è fatto male al labbro, un pezzo di ghiaccio gli ha tagliato il labbro, fa capire come anche uno che ha esperienza come lui comunque deve prestare attenzione a questo ambiente che può essere imprevedibile. E forse proprio l'imprevedibilità e le sfide continue che accomunano la montagna con la nostra vita. Questo ambiente è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincero, e questo non può che farci bene nel quotidiano. Grazie montagna perché ci insegni che siamo fatti per scalare e che bisogna andare avanti per la paura di non vivere e non per quella di morire.